Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche per amore e passioni. Wow! Di marzo 2025, ragazzi, c'è la ruota della fortuna. C'è un cambio inaspettato. Normalmente quando c'è la ruota della fortuna sono cambi positivi e per qualcuno non nego che potrebbe anche far riferimento a un cambio karmico. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono i link dei corsi gratuiti presenti sul canale, sono due. Uno è un corso base di metafisica, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi in descrizione io ragazzi inserisco sempre le novità, le promozioni, i corsi, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. Bene. Andiamo a vedere l'energia per il mese di marzo, ragazzi. Allora, partiamo con un 10 di bastoni, un 8 di spade, abbiamo un 10 di spade, un 6 di pentacoli, la torre, abbiamo il matto, abbiamo una regina di bastoni, e una regina di coppe. Oh wow! Sembra quasi che il mese inizi con, diciamo, un po' sottotono, con un'ideologia un po' pessimista, mi viene da dire, ragazzi. Però che poi, insomma, si risolva diversamente. Diciamo che la ruota della fortuna potrebbe arrivare più forse verso fine mese. Poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, lo spiego nella guida che trovate sotto in descrizione come vi ho accennato prima. Allora, andiamo a vedere un po' l'energia generale, poi farò i vari esempi con single, coppie, relazioni difficili, eccetera. Partiamo da questo 10 di bastoni. È un 10, esattamente come la ruota della fortuna, e mi colpisce il fatto che sia sopra la torre. Questo 10 parla di un peso, qualche tipo di peso che o si sta portando avanti o si ha bisogno di lasciare indietro, non si vede l'ora di lasciare indietro. Adesso andiamo a vederlo con i mini tarocchi, mondo e 5 di spade. Qui potrebbe essere il completamento di una situazione con la carta del mondo. Datemi una carta per il 5 di spade. Imperatrice. Ci potrebbe essere qualche tema legato ai figli. Magari se non avete figli è l'idea del voglio figli o non voglio figli. Se non è un figlio potrebbe essere un progetto magari di coppia, però siccome il mondo mi parla di bambini e l'imperatrice di maternità e c'è una sorta di confusione su quello che si vuole creare e portare avanti, probabilmente qui con il 10 di bastoni c'è la necessità di lasciarsi indietro determinate aspettative piuttosto che idee sociali che sono un peso. Cioè, vi faccio un esempio di quello che voglio dire. Ci sono certe persone che non si sentono complete se per esempio non hanno una famiglia, perché la società prevede che per essere felici e contenti la famiglia del mulino bianco si debba avere marito e figli. Per farvi capire l'ideologia che potrebbe pesare in questo momento, o non so, scrivetemi voi le ideologie che vi pesano in questo momento, scrivetele nei commenti. Andiamo a vedere l'otto di spade.
4 di coppe, 5 di bastoni e re di spade. Qui c'è effettivamente con questo 8 di spade una visione un po' negativa, è come se si volesse vedere chiaro, ma tutti questi conflitti, 5 di spade e 5 di bastoni, ehm, potrebbero essere conflitti sulle regole che valgono per voi. Queste potrebbero essere effettivamente le aspettative degli altri, questo potrebbe essere appunto il cercare di capire che cosa fare per creare la vostra stabilità, al di là di quello che si aspettano gli altri, la società, il partner, i figli anche per qualcuno. Andiamo a vedere il 10 di spade. Quante? 6 di spade, 7 di spade, asso di bastoni, 2 di bastoni e diavolo. Ragazzi, qui c'è qualche tema legato alle credenze limitanti perché avete anche qui il 6 di spade, c'è il diavolo che mi parla di ego, mi parla di mente, e un 7 di spade che sono bugie, cose, proiezioni anche, o magari cose alle quali abbiamo creduto fino ad adesso ma che ci pesano, che non sono le nostre, che abbiamo bisogno di tagliare, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 9 di pentacoli e 4 di pentacoli. Sento che questo tipo di, mi viene da dire transmentale, cioè questi continui pensieri negativi che potrebbero arrivare all'inizio di marzo, in realtà sono più legati a queste aspettative che non a una vostra reale mancanza. Cioè, io qui sento le aspettative degli altri, sinceramente. Non sono tanto le vostre, o potrebbero essere le vostre, ma perché le avete introiettate dagli altri. Cioè, qui in realtà non vi manca niente. Cioè, io sento che c'è un buon terreno eventualmente per iniziare una nuova relazione, per stare tranquilli. Qualcuno devo dire che sta anche bene, se foste single, riuscite abbastanza a sfruttare il vostro tempo, a godervi il vostro tempo, però è come se c'è un focus, come se ci fosse un focus su quello che non avete. E per molti si tratta di un figlio piuttosto del diventare madri o padri, genitori. Andiamo a vedere la torre, perché qui qualche cosa casca. Di solito quando c'è la torre, wow, 3 arcani maggiori, imperatore, forza e mago. Quando c'è la torre, cascano certe sicurezze, certe certezze, certe cose che prima si pensavano essere stabili e concrete. Normalmente quando c'è la torre queste cose vengono destrutturate. Però qui c'è anche un mago, ragazzi, e c'è un matto. Quindi è come se ci fosse un nuovo inizio. Qui abbiamo 2-10, c'è la ruota della fortuna, il mondo che è una chiusura di ciclo. Però io sento che è proprio qualche idea specifica o qualche bugia o qualche cosa, qualche bandiera rossa, mi dicono, che avete ignorato, che crea questo diavolo, crea questa schiavitù, crea questa mancanza di proiezione verso il futuro. E questo indipendentemente da che siate single o che abbiate qualcuno. Adesso andiamo a vedere il matto. Allora abbiamo un 2 di spade, re di bastoni e un altro 10 e 10 di spade. 10 di spade in questo caso è positivo, è come se si chiudesse il ciclo di sofferenza della torre e qui si dovesse decidere da che parte andare. Cosa faccio della mia vita?
Che cosa è importante per me? Una volta che distruggo queste forme pensiero che non mi servono più, queste aspettative che non mi servono più, perché magari non collimano con me, è come il, ok, e quindi adesso come gestisco la mia vita? Adesso poi arrivo per le varie situazioni perché ce n'è da raccontare. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 4 di bastoni e un 5 di coppe. Di nuovo una carta che mi parla di quello su cui vi focalizzate, del vuoto su cui vi focalizzate. Però devo anche dire che con la regina di bastoni si apre, io sento che da questa parte, dopo la torre, ragazzi, qui è più una questione mentale, di chiarirsi le idee, mi viene da dire, cercare di valutare che cosa volete, che cosa è importante per voi, che cosa invece si aspettano gli altri, e io dico spesso che se una persona ha un'aspettativa non è compito vostro soddisfare quell'aspettativa, però è anche vero il contrario, se voi vi fate un'aspettativa non è compito degli altri soddisfare questa aspettativa. Al di là di quello, sento che c'è come una nuova presa in carico di se stessi, è come se qualcuno decidesse finalmente di gestire la propria vita senza essere condizionati da questo 10 di bastoni, da questi pesi, da queste cose che insomma stancano, mettiamo così, per creare questo 4 di bastoni, per creare una stabilità, un equilibrio. Cioè se prima, e qui c'è l'imperatore, anche l'imperatore è una carta che parla di stabilità, è come se venisse a mancare la stabilità del disegno grande, ma voi foste subito capaci di ridisegnare una stabilità, diciamo, più piccola. Andiamo a vedere la regina di coppe. 7 di coppe e cavaliere di spade. Qui ragazzi si aprono delle possibilità. Vi sento ben determinati con questo cavaliere di spade, ed è per quello che anche qui c'è la ruota della fortuna. Cioè io credo che una volta che, guardate, vi posso consigliare di fare un lavoro sulle credenze limitanti. Per esempio qui avete anche 6 di spade, che è proprio la carta delle credenze limitanti. Il 10 di spade qui prima era girato all'ingiù, ma una volta che fate questo lavoro, e vi dico che comunque l'imperatore può essere una persona che vi aiuta a fare questo lavoro, il mago anche potrebbe essere qualcuno che vi fa vedere le automanipolazioni, piuttosto che quanto uno si faccia condizionare dalla mentalità esterna, da chi vi circonda o ci circonda, vabbè. E poi qui vedo come una mancanza proprio di focus in avanti, perché è come se nella prima parte del mese foste un po' impegnati nel distruggere quello che fino adesso erano le credenze che non vi hanno funzionato fondamentalmente, e nella seconda parte si apre come un nuovo capitolo. Adesso andiamo a vedere caso per caso. Allora, partiamo da chi è single e non ha nessuno in testa. Qui ragazzi devo dire che le cose cambieranno, mentre voi siete lì un po' presi dal ma perché mi comporto così, ma perché mi succede così, ma perché non incontro una persona che, come faccio a migliorare me stesso per alzare le mie vibrazioni e poi trovare una persona più in luce, mentre siete in questo processo di un po' conflitti interni, piuttosto che vi sento come in una fase dove da un lato sapete che cosa ringraziare, ma dall'altro lato questo vuoto che voi sentite, queste aspettative, queste ideologie, potrebbero anche essere obiettivi che vi siete posti in passato, pesano e non vi lasciano come liberi. Io ho l'idea che potrebbe facilmente entrare una persona. È come se vi desse di nuovo quella voglia, quella grinta per riscoprirvi. Credo che l'unica cosa che potrebbe far tirare un pochettino indietro da parte vostra è la differenza di età. Adesso dipende se voi siete giovani piuttosto che maturi, potrebbe esserci una persona di parecchio più giovane o più matura di voi. Di parecchio intendo dai 10 anni in su, anche 15.
Forse è l'unica cosa. Però devo dire che inizierete a smettere di guardare il bicchiere mezzo vuoto e inizierete a prendervi dalla relazione, dalla persona, da questa opportunità tutto quello che di buono può arrivare. Io ho l'idea che inizierete come a costruire le basi di mattoni della vostra casa, come se le fondamenta qui venissero costruite. Non tanto le fondamenta di coppia, ok? Perché per adesso vedo come se fosse solo una conoscenza. E per qualcuno questa conoscenza potrebbe avvenire durante un viaggio, però è come il dire, ok, piazzo le basi per creare una nuova vita al di fuori di queste credenze, al di fuori di questa mentalità, di questi pesi, di queste aspettative che ho avuto fino ad adesso e che comunque non mi hanno funzionato. Creo qualcosa di nuovo. Questa persona può essere come l'input, vi dà come questa voglia di vivere e vi dico che si termina appunto con un cavaliere di spade e un sette di coppe. Tante opportunità, tante novità, tante idee, anche tante emozioni, se consideriamo la regina di coppe. Per qualcuno vi dico che questa persona potrebbe spingervi talmente tanto in avanti e aprirvi talmente tanto il cuore da sciogliervi abbastanza. Non voglio dire che vi innamorerete perché in un mese, cioè, insomma, sapete che l'innamoramento dura da 6 a 12 mesi, più o meno. Quindi è un po' riduttivo in un mese dire questa cosa, però comunque è come se si aprisse una speranza. Io ho come questa sensazione. Non tanto della relazione, però di poter costruire qualcosa, che probabilmente era per qualcuno questa aspettativa, no? Va bene, scrivetemi poi come vi risuona. Per chi ha qualcuno in testa. Dunque, ragazzi, potrebbe arrivare come una sorpresa durante il mese, nel senso che potrebbero regalarvi qualcosa. Potrebbe essere un laboratorio, potrebbe essere una degustazione, potrebbe essere come una giornata da passare insieme. Di nuovo, anche qui sento questa differenza d'età. Ehm, E per qualcuno ci potrebbe essere come questo dubbio del ma io me la sento di costruire qualche cosa con questa persona o sto vivendo semplicemente il momento e cercando di star bene? Ehm, Perché potrebbe essere che per qualcuno questa persona si conosca da un po' di tempo, effettivamente, come se ci fosse già una relazione in equilibrio. Tutto sommato devo dire che anche lì si aprirà come un panorama nuovo. Avete la ruota della fortuna tutti, quindi è come se qualche cosa effettivamente qui cambiasse in meglio. Adesso parliamo di chi è in una relazione. Allora, devo dire che le cose andranno, insomma, piuttosto bene. Siete più che tutto voi che avete questo potere, se lo vogliamo chiamare così, con l'imperatrice, di muovere le cose nella relazione. Il punto qual è? Che non sempre le muovete nella direzione corretta. Perché? Perché avete un modo di vedere le cose un po' troppo negativo. Certe bandiere rosse non le volete vedere, ci sono come dei conflitti interni che avete ancora bisogno di regolarizzare, queste aspettative famose, queste ideologie o credenze limitanti che sono da elaborare, perché qui comunque c'è un sette di spade. C'è qualcuno qua che se la sta raccontando, si sta raccontando le favole, ok? Per qualcuno, ragazzi, ci potrebbe essere un tema legato alla sessualità. Fatemi sapere anche questo nei commenti. Ehm, Nel senso che magari potrebbe essere che, non lo so, c'è qualche cosa che si soffoca inerente
o la passione, intesa proprio come chimica sessuale, potrebbe essere l'atto sessuale in sé, oppure potrebbero essere le passioni che vi accomunano, perché se effettivamente c'è quella differenza d'età di cui vi parlavo prima, ci potrebbero essere anche magari interessi diversi, ecco. Ok, allora ragazzi, parliamo invece di chi è in una relazione, insomma, più o meno, mettiamola così. Vi sento abbastanza presi per l'altra persona, come se ci fosse anche conflitto, dove era il 5 di qua, 5 di bastoni, c'è il 5 di spade, c'è il 5 di coppe, tanti 5 devo dire. Qui secondo me il mese vi dà la possibilità di togliervi queste maschere, avete 7 di spade anche qui. Perché tutto sommato sento che la relazione effettivamente una base piuttosto solida ce l'ha e che voi vi perdete un po' troppo nei dettagli. Perché? Perché avete un modo di vedere, eh, sapete, io l'otto di spade la chiamo la carta della modalità vittima. Modalità perché si può convertire, si può cambiare nel momento in cui uno si rende conto che è in quel loop, decide, sceglie razionalmente di non stare più così. Quindi il discorso qui è che cambiando il modo di pensare, potrebbero essere appunto le aspettative, come vi dicevo prima, si aprono una serie di possibilità. Vi dico, sento come un'accelerata alla fine del mese per questo gruppo di persone, come se l'inizio fosse un po' lento, appunto, ma più che tutto per questi conflitti interni, per questo modo di vedere le cose, per... Tenete presente che quando noi siamo in questa modalità abbiamo un livello di vibrazione molto basso, ok? Quindi, rimanendo sintonizzati su quella frequenza, attiriamo, cioè, o meglio, ascoltiamo l'energia che è sintonizzata anch'essa su quella frequenza. Nel momento in cui noi switchiamo, cambiamo questo comportamento, questa mentalità, questa pesantezza, il nostro livello di energia si eleva e anche lì ascoltiamo le persone che sono sintonizzate su quel livello di energia più alto. Qui è una questione di destrutturare il modo di pensare, destrutturare quello che per voi è stabilità. Per qualcuno si tratta proprio di trovare la vostra zona sicura all'interno di una coppia, cioè nel senso non perdere l'identità neanche all'interno di una coppia. Devo dire che sì, appunto, secondo me le cose a fine mese prenderanno una piega positiva e anche con una certa velocità. Ok, ragazzi, andiamo a vedere se questi oracoli ci illuminano ancora su quale potrebbe essere un lato in luce, un lato in ombra, qualche cosa che arriva. Mano di carte. Guardate, mi dice di darvi una possibilità, come se avesse diverse opzioni. Ma sì, ma perché io sento che molti, tolto questa struttura mentale, si renderanno conto che le possibilità di espansione sono molte con questa persona. O anche se siete single, nei confronti, diciamo, delle nuove conoscenze. Vi consiglio di usare una strategia, ok? E di non far vedere quali sono le vostre carte, quindi mantenete il segreto per quello che riguarda gli assi nella manica, diciamo così. Ok, andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli e poi una fatina. Rigenerazione, carta numero 46, è impressionante, è la stessa energia della morte. Quindi qui c'è una destrutturazione con la torre e un nuovo inizio con il matto, ragazzi. Quindi si sta avvicinando un cambio molto positivo, qualsiasi sia la vostra situazione personale a livello di relazioni, Andiamo a vedere un ultimo oracolo, le fatine. Tre oracoli. Abbondanza, molto bene, e vi dice che sta arrivando, sta per arrivare un'abbondanza. La ruota della fortuna è anche collegata alle vincite di denaro, ragazzi.
Poi abbiamo musica. Ah, questa è una carta che vi invita ad ascoltare i segnali. Ok? Personalmente, quando ho iniziato a canalizzare, e ancora non sapevo che cosa volesse dire canalizzare, ero adolescente più o meno così, e una delle prime cose che iniziavo a sentire con la chiaroudienza erano i flauti. Poi a un certo punto ho iniziato a sentire anche i violini e difatti qui fa vedere la fanciulla con il flauto e potrebbe anche essere un consiglio ad ascoltare le parole di alcuni brani musicali che magari vi capita di sentire in questo periodo. Lì potrebbe esserci come un messaggio per voi. E questa carta parla di energia fondamentalmente. Vi dice che voi avete tanta energia e vi invita a condividerla con gli altri, a brillare, diciamo, per anche un pochettino illuminare gli altri. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, il mese tutto sommato non è male, devo dire. Spero che la lettura vi abbia dato dei consigli utili, degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi invito ad abbonarvi al canale perché è come se fosse una scuola, quindi i video sono sempre validi e sono da ascoltare in un ordine preciso. Le playlist infatti sono numerate. Se volete rendervi conto dei temi che vado via via trattando, potete anche entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!